rilassato perché comunque tutti parlano con tutti. My name is Bonf, Alex Bonf, l'agente segreto per niente, al servizio di Go2025 della regione Friuli Venezia Giulia. Bentrovati da Gorizia, crocevia di culture e identità. Oggi presentiamo l'Enghis, il primo festival del teatro delle lingue minoritarie, un progetto che guarda a Go2025, creato per celebrare le nostre radici uniche e che è la prima volta che si organizza in Europa. Ne parleremo con il presidente del Teatro Stabile Furlan Lorenzo Zanon, con l'assessore Maurizio Negro, il consigliere regionale Diego Bernardis e i curatori Angela Battello e Antonio Devetag. Vi sveleremo un programma che trasforma i confini in un palcoscenico europeo. Seguiteci. Perché comunque tutti parlavano quattro lingue, ma una era più veicolare di altre. È certamente importante, ma tu non puoi mai dimenticare le tue radici, perché il momento che tu dimentichi le tue radici non sei più nulla. Ecco, e grazie a voi per il lavoro che state facendo, è veramente interessante e speriamo di continuare ancora a farlo in futuro, perché comunque dobbiamo ricordare che anche la lingua friulana è stata codificata con Gorizia grazie al nostro ASCO, dove abbiamo una sede molto importante, dove ci sono delle associazioni che lavorano dentro proprio per tramandare quelle che sono le lingue goriziane. Difatti all'interno c'è anche una mostra delle 5 lingue goriziane, però dovevo anche dire che esisteva il Yiddish, quindi la lingua ebraica, oltre all'italiano, allo sloveno, al friulano, al tedesco. Grazie a voi per quello che fate. Grazie Assessore, e ripeto grazie anche per tutto l'appoggio che ci avete dato e che ci darete i prossimi giorni. Ecco, allora io, per dire la verità, da un po' di tempo preferisco chiamarle lingue identitarie, queste lingue minoritarie, perché dice bene, ha detto bene l'assessore, la lingua è l'aspetto più importante dell'identità, della nostra identità. In questo mondo che va verso la globalizzazione, dove si rischia di perdere un po' senz'altro le proprie radici, ma anche di non avere molto chiaro dove si va a parare, avere dei riferimenti invece culturali solidi, importanti, che vengono da lontano, e questo è il caso nostro, non solo del friulano, ma anche delle altre lingue identitarie o minoritarie. E noi viviamo in una regione dove ancora non ci siamo resi conto bene di questa potenzialità. Convivono, è l'unico posto in Europa dove convivono 4 lingue. L'italiano, che è la lingua ufficiale, e poi ben 3 lingue minoritarie. È una specie di laboratorio a cielo aperto, è un piccolo mosaico di culture, di lingue, di tradizioni che vengono da lontano e che, guardate, è un aspetto importantissimo, fino all'arrivo dei nazionalismi sono sempre andati d'accordo. Nella storia di queste terre, prima, per secoli, voi non troverete traccia di attriti, di lotte, di guerre. Tutto questo è arrivato col secolo scorso, con il Novecento. Questa è la storia. E quindi noi siamo qua anche per ricordare che c'è una storia che viene prima del Novecento, dove friulani, sloveni, tedeschi, veneti e altre presenze che sono state citate hanno sempre convissuto in queste terre in maniera estremamente armoniosa. Dobbiamo anche ricordare le numerose invasioni, semmai, che hanno patito, ma questo è un altro discorso. Allora, il Teatro Stabile Furlan, attraverso il teatro naturalmente, no? Perché è di questo che noi ci occupiamo, ha pensato che era importante creare dei momenti di incontro e di collaborazione con queste altre minoranze linguistiche d'Italia e d'Europa.
È la prima volta che accade come teatro, non c'è mai stato un festival del teatro di questo tipo qui. Quindi Gorizia ospita un evento che è veramente una novità. E qual è il senso di tutto questo? Quello di creare una rete di rapporti e di collaborazioni che deve continuare dopo, deve continuare. Perché? Perché è importante che queste realtà, queste minoranze, guardate, io vi do un dato, tanto per essere chiaro. In questo momento in Europa chi utilizza quotidianamente una lingua cosiddetta minoritaria è un gruppo di persone che oscilla dai 40 ai 50 milioni. Cioè, non è un gruppetto così poi striminzito e piccolo, è uno dei gruppi di fatto più numerosi d'Europa, a fronte di un'attenzione da parte dell'Unione Europea, purtroppo lo devo dire, negli ultimi anni piuttosto scarsa. E quindi l'intento di questa rete che noi vogliamo creare di collaborazione con le altre realtà è anche quello di risvegliare all'interno dell'Europa Unita, dell'UE, un interesse maggiore, un'attenzione maggiore, perché noi, minoranze linguistiche, siamo un tassello fondamentale di questo continente. E perdere queste risorse, perdere questa realtà, significa perdere una parte fondamentale del continente Europa. E quindi vivendo questa situazione, dico l'ultima cosa, no? Unica in Europa. Guardate, in Friuli Venezia Giulia questo è l'unico posto dove si incontrano le tre grandi civiltà del nostro continente: la slava, la tedesca e la latina. Non c'è un altro posto, sono qui da noi. E questo ha un significato incredibile, è qualcosa di straordinario, insomma, che va valorizzato. Quindi il festival, con questa prima edizione e con la presenza di queste prime 7 realtà, intende perseguire questo percorso. Adesso la dottoressa Battello, che è la nostra collaboratrice di punta del Teatro Stabile Furlan, vi illustrerà un po' quello che stiamo organizzando, che abbiamo ormai di fatto organizzato, e vedrete, come diceva l'assessore Negro, che non si tratta solo di spettacoli teatrali, ma è qualche cosa veramente a 360 gradi. Bene, passo la parola allora alla dottoressa Battello. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto volevo un po' ricollegarmi anche al concetto che aveva esposto poco fa l'assessore Negro su questa convinzione di creare un progetto duraturo e di creare delle radici da portare avanti nel futuro, perché appunto possiamo dire che il concetto che sta alla base di questo primo festival del teatro delle lingue minoritarie è parte proprio da un punto fondamentale che il Teatro Stabile Furlan ha per statuto, che è proprio la diffusione, valorizzazione, ma anche il sostegno della lingua e della cultura friulana. Questo perché si collega con il festival, perché abbiamo cercato di dare agli artisti che vengono a Gorizia la possibilità di incontrarsi e di parlare assieme, ma soprattutto abbiamo dato ai nostri collaboratori locali e professionisti della regione la possibilità di incontrare maestri, di ragionare sempre in termini di apertura e non di chiusura, ma soprattutto abbiamo dato loro l'occasione di formazione. È una formazione che deve per forza lasciare una traccia e deve per forza essere uno strumento, ma deve anche essere la possibilità per questi artisti che hanno scelto di lavorare in una lingua minoritaria, che è il friulano in questo caso,
di ritenere questa scelta una scelta valida non solo per il presente ma anche per il futuro. Ecco, dopo questo concetto iniziale passo un momentino a spiegare brevemente il programma, che poi in realtà trovate illustrato ampiamente sia nel pieghevole che nel documento di più fogli, perché insomma vedete che è un programma molto ricco di appuntamenti, però lo possiamo articolare su 3 macro aree, che sono gli spettacoli, gli incontri e i laboratori. Parto anche dal dire che le lingue che sono presenti in questa prima edizione del festival saranno 7, sono il friulano, il sardo, il frisone, il catalano, l'albanese e anche lo sloveno e l'italiano come minoranza linguistica rispettivamente di Italia e Croazia. Le compagnie invece che saliranno sul palco, ne elenco giusto alcune, iniziando da ovviamente Teatro Sabio Furlan, che porta in scena 2 spettacoli. Il primo, il 24 ottobre, si chiama C'è Crodi su di fa, che è la storia di un contadino diviso tra tradizione e modernità. Questo spettacolo, tra l'altro, è interessante perché è frutto di una collaborazione nata 2 anni fa con la compagnia frisona Pier 21, che sarà anch'essa ospite di questo festival, da cui è nato appunto questa collaborazione e questo spettacolo. Appunto Pier 21 porterà uno spettacolo educativo per bambini, poi ci sarà il Teatro Stabile Sloveno, con cui anche con loro abbiamo iniziato una collaborazione 2 anni fa, e anche quest'estate siamo stati ospiti con uno scambio di spettacoli. Noi con la nostra produzione che si chiama Rosata siamo stati ospiti della loro rassegna estiva, e loro quest'anno saranno ospiti del nostro festival con uno spettacolo che si chiama Goccia di sale e che racconta il rapporto dell'uomo con la natura. La protagonista di questo spettacolo Goccia di sale è Patrizia Jurincic-Pinzgar, che sarà anche protagonista con la nostra Aida Tagliente, dico nostra perché insomma collaboriamo da anni con lei, che hanno fatto un lavoro durante l'estate in autonomia, a cui hanno dato seguito creando questo spettacolo che in realtà a loro piace chiamare Rito, che è uno spettacolo che tratta di confine, inteso sia come luogo di chiusura ma anche e soprattutto come luogo di incontro. Poi sul palco saliranno anche la compagnia catalana di Gest, ci sarà il dramma italiano di Fiume e a chiusura ci sarà uno spettacolo in lingua albanese, Visita di Davide Iodice. Questa è la sezione spettacoli. Poi sempre molto velocemente c'è la sezione laboratori e incontri, che sono un po' in realtà la vera anima del festival, perché vedono Gorizia e Friuli in generale come un laboratorio linguistico e artistico dove si incontrano esperienze differenti che sono tutte legate comunque ai concetti di identità, di appartenenza e di scambi. I laboratori sono 3, si svolgeranno dal 22 ottobre al 31 ottobre, sono riservati ai lettori e a conclusione di ogni laboratorio ci sarà una restituzione aperta al pubblico. Sempre per proseguire la sezione incontri ci sono i Mitemestri, che la traduzione letterale è proprio incontro maestro, ed è l'occasione che il festival offre per dare spazio al dialogo, alle domande e alla voglia da parte di artisti che hanno scelto percorsi autorali nel teatro e nella cultura, di raccontarsi ma anche di spiegare le loro idee sull'arte e sul teatro. In programma ci sono anche 2 convegni che sono altrettanto molto interessanti, poi giuro, chiudo, che sono l'Assemblea degli Autori, che è un incontro organizzato in collaborazione con il Laboratorio Permanente Matearium, ed è un momento di ascolto delle idee e delle esigenze che girano attorno
cioè in questo momento in Friuli, e sarà anche un momento per ragionare con autori e autrici teatrali già impegnati nella scrittura di oggi sullo stato della drammaturgia contemporanea in Friuli. Il secondo convegno si chiama Savoltà ed è un convegno dedicato alla traduzione teatrale con drammaturghi e traduttori vari. Tra gli appuntamenti ci sarà anche Notes d'Ignot, quindi una parte musicale che vede coinvolti alcuni tra i migliori musicisti del territorio friulano, goriziano e sloveno, che però illustrerà Antonio Devetag. Ecco, io concludo solo dicendo che trovate tutto il programma sul sito www.lenghisfestival.it. La biglietteria la potete trovare sul sito www.ertfvc.it. Ecco, per qualsiasi informazione trovate i contatti sul sito. Grazie mille. Grazie Kitty. Allora, solo un secondo prima di passare la parola a Antonio Devetag, per ricordare che in realtà il nostro percorso è già iniziato circa un mese fa, quando abbiamo ospitato in quella di Aquileia, nella Basilica di Aquileia, il professor Franco Cardini, che ha tenuto una Lex Magistralis sullo Stato patriarcale aquileiese. È stato un incontro straordinario. Il professor Cardini, tra l'altro, in quell'occasione ha dialogato con uno dei più importanti storici che in questo momento noi abbiamo qua in Friuli, il professor Floramo. È stata una cosa molto interessante e abbiamo voluto un po' fare anche, come dire, organizzare degli incontri, degli appuntamenti di carattere storico-culturale proprio per creare una cornice, no? Ripeto, culturale, un po' all'evento che faremo qui a Gorizia. Questa cornice poi, dopo la fine degli incontri qui a Gorizia, di cui stiamo parlando questa mattina, continuerà sempre a Gorizia con altri 2 incontri che il Teatro Stabile Furlan organizzerà. Uno sarà dedicato a Monsignor Faidutti, un personaggio goriziano che ha vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, importantissimo, non solo dal punto di vista, è stato deputato a Vienna, tanto per capirci, ed è stato cofondatore di tutta una serie di realtà socio-commerciali e bancarie importantissime qui a Gorizia. Abbiamo interessato anche all'ambasciata lituana presso la Santa Sede, perché lui è sepolto laggiù, insomma, dove era stato quasi, direi, esiliato per le sue idee sulla contea di Gorizia. Ma insomma sarà interessante venire ad ascoltare questa cosa. E poi chiuderemo proprio con una seconda lezione magistralis del professor Franco Cardini, qui sempre a Gorizia, sulla contea di Gorizia proprio. Ecco, quindi a chiusura un po' del cerchio e di questo percorso che quest'anno il Teatro Stabile Furlan ha voluto offrire al Friuli, a Gorizia e a Goriziano in particolare, come omaggio anche a Go25. Chiusa parentesi, adesso torniamo sul programma dei prossimi giorni. Notes d'Ignot, che in qualche modo sarà una specie di ciliegina sulla torta, se vi permettete, no? Chiuderà quasi sempre un po' le giornate prossime qui che abbiamo organizzato a Gorizia, di cui si è occupato in maniera particolare Tony Devetag, che posso dire è un nostro collaboratore, un amico molto vicino da sempre al Teatro Stabile Furlan, soprattutto per quanto riguarda Goriziano, naturalmente, Tony, no? Ecco, a te la parola. Grazie. Ma io enfatizzo un po' anche questo avvenimento, questo evento del Festival Teatrale. Il Festival Teatrale, e ringrazio, sono sicuro che Maurizio Negro sarà d'accordo con me e anche Diego Bernardis, ringrazio il Teatro Stabile Friulano perché ha dato modo
a Gorizia di riscoprire le sue radici friulane. Cioè Gorizia non è solamente il capoluogo della sua provincia, che sarà ricostituita a breve, ma è anche il capoluogo del Friuli orientale. Ecco, già con Mosaici d'Europa l'altro anno, il 24, avevamo ribadito questo concetto che crediamo che sia molto importante. Gorizia fa parte di questo grande Friuli che si compone delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Gorizia c'è, ecco, Gorizia c'è e ribadisce la sua presenza nel contesto friulano anche con queste manifestazioni importantissime che sta portando avanti il Teatro Stabile Friulano. Come ha detto già il Presidente, si tratta di valorizzare questa composizione così complessa e così interessante, culturale, linguistica di Gorizia, che proprio qui, a parte tutti gli altri capoluoghi della regione, proprio a Gorizia trova il fulcro assoluto. E aggiungo anche ovviamente la lingua tedesca, la lingua slovena, la lingua italiana, la lingua friulana e la lingua ebraica, che purtroppo per note ragioni storiche non esiste più concretamente, ma esiste senz'altro come un fantasma che ha dato talmente tanto alla cultura goriziana che noi non possiamo mai dimenticare. Ecco, e passo subito agli appuntamenti che saranno interessanti. Sarà una ciliegina forse sulla torta del festival, eccetera, e cominciamo il 22 ottobre, subito dopo la presentazione del libro che abbiamo fatto proprio su Mosaici d'Europa, che è una specie di rappresentazione degli atti di Mosaici d'Europa, e ci sarà Giulio Scaramella e Jure Puckl Duo. Ecco, qui Casa Kreiner alle ore 21. Io credo che sarà un concerto senz'altro da ascoltare. Scaramella è un bravissimo pianista goriziano, Glauco Venier, che è uno forse il più grande jazzista e pianista del Friuli Venezia Giulia, pensa che lui sia il suo erede. Puckl è un sassofonista straordinario, sloveno. Ecco che qua cominciamo la commistione tra le varie civiltà, tra le varie lingue che insistono a Gorizia. Il 23 ottobre alle 20, ecco, diciamo che può darsi che anche alle 20:30, perché ci sono delle manifestazioni prima, e sempre all'auditorium ci sarà il Glauco Venier Trio. Ecco, un'altra occasione per ascoltare del jazz ad altissimo livello. Il 24, poi abbiamo, grazie proprio al Teatro Stabile Friulano, abbiamo coinvolto anche i locali. Il Caffè Garibaldi, che è già una bellissima saletta in cui sono sicuro che la cosa riuscirà molto bene, e il 24 ottobre ci sarà il duo Scaramella, sempre goriziano, e Taricani, Nicoletta Taricani, una splendida voce friulana. Il 25 ottobre invece al Caffè Teatro alle 22:30, quindi dopo dello spettacolo, una specie di post spettacolo teatrale, ci sarà il trio Zaninotto, Rinaldi, Colussi. Questi sono anche friulani, sono veramente bravissimi, sono specializzati in hip hop e anche in bossa nova. È tutto da ascoltare, veramente. Il 26 ottobre andiamo al bar Enigma, dove ci sarà una saletta sopra, Francesco Ivone. Francesco Ivone è una scoperta, un po' di Glauco Venier, ma ha una sua carriera già tracciata piuttosto importante. È un progetto di One Man Art, cioè lui suona, compone e suona vari strumenti, è in una specie di calderone di hip hop e bass music di matrice inglese. Il 29 ottobre in Casa Kreiner, torniamo in Casa Kreiner, ecco il trio Itinera, Brunello, Chiarion, Vattovaz. Chiarion lo conoscerete tutti, è un bravissimo pianista e jazzista goriziano,
che discende da lombi piuttosto gloriosi, perché il suo papà era anche un bravissimo musicista goriziano. Il Caffè Teatro il 30 ottobre alle 22:30, sempre dopo lo spettacolo, Ieraci, Dreas, Zanette Trio. Ecco, influenze rock e anche influenze africane in questo spettacolo, e ci sarà veramente da interessante. Il 31 ottobre al Caffè Garibaldi alle 22, accordeon jazz duo. Ecco, un pianista è il nostro amico veramente Giampaolo Ombrate, che è un fisarmonicista che ci fornirà tutti i brividi di questo strumento incredibile e talvolta dimenticato che è la fisarmonica. Questo al Caffè Garibaldi, ore 22, il 31 ottobre, che va a concludere questa serie di Nopis di Gnò. Grazie. Grazie a te, Tony. Io adesso lascerò la parola al rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia, consigliere regionale Diego Bernardis, che anche ricordo presidente della quinta commissione, per cui anche come tema c'è la cultura, che devo ringraziare. Ti devo ringraziare veramente, Diego, perché sei stato sempre molto vicino in questa occasione, in maniera particolare, ma non solo, a questo progetto che è stato ed è il Teatro Stabile Furlan. Voglio solo ricordare un secondo, no? Che in realtà il Teatro Stabile Furlan nasce nel 2019, dopo, guardate, una settantina d'anni di tentativi andati male. E nel 2019 in Regione noi avevamo il Teatro Stabile, naturalmente di lingua friulana, il Rossetti, no? E avevamo il Teatro Stabile sloveno, avevamo la Contrada, che in fondo, no, si occupa molto anche di dialetto triestino. Gli unici, no, come sempre, no, che arrivano per ultimo, i Furlans, che in 70 anni erano stati capaci solo di baruffe, di contrasti, di cose di questo tipo qua. Dicevo sempre basta voi, no? Sì. Non Non siamo molto bravi a fare rete, purtroppo. E quindi a un certo punto probabilmente grazie un po' alla tutta una serie di coincidenze fortuite, non posso non ricordare l'ex sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che è stato quello che ha voluto fortemente il Teatro Stabile Friulano, ma la regione che ci ha sostenuto fin dall'inizio e strada facendo, anche se la strada non è molto lunga, però insomma ha riconosciuto i nostri sforzi e il nostro operato. Voglio ringraziare in maniera particolare l'assessore Roberti, che è l'assessore regionale che ha la delega alle minoranze linguistiche, e il presidente anche Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale, che ci è sempre stato molto vicino. E poi, ripeto, il nostro grande amico, l'abbiamo qui, e ti ringrazio anche della presenza, il consigliere Diego Bernardis, a cui passo la parola per un saluto. Scusa Maurizio. Beh, innanzitutto grazie veramente di cuore Lorenzo, grazie Presidente. Beh, io inizierei innanzitutto dicendovi buongiorno, ma soprattutto buone giornate a tutti, perché Pardabons comincia fevelant per Furlan, visto che parliamo di festival teatrale delle lingue minoritarie e visto che appunto si intitola Ladies. Io, come è stato ricordato, naturalmente porto il saluto del Consiglio regionale, ma soprattutto dell'assessore Roberti, che come è stato ricordato è molto vicino a questo progetto, e mi piace anche ricordare che siamo partiti per questo progetto grazie naturalmente a Lorenzo, ad Antonio e a tutti i collaboratori dello staff del Teatro Stabile Friulano circa 2 anni fa, se ben ricordo, per arrivare a questo punto.
E mi permetto anche di sottolineare che è importante essere arrivati a questo obiettivo con questo Festival Teatrale delle Lingue Minoritarie qui a Gorizia, ma soprattutto anche perché potremmo definire questa seconda metà di ottobre come la parte, diciamo, di questo periodo autunnale dedicata alle lingue minoritarie, perché il Festival Teatrale si intreccia anche con quello che partirà questa sera a Cormons, ovvero Lingue Mundi, che naturalmente non parlerà di teatro, parlerà naturalmente di letteratura, di altro, però si intreccia e si interseca in un connubio vincente per focalizzare l'attenzione su quello che è naturalmente il mondo delle lingue minoritarie, di cui il Friuli Venezia Giulia è espressione. Mi viene in mente tempo addietro, parliamo di circa 20 anni fa, per chi si ricorda, era stato coniato uno slogan dall'allora amministrazione ILLI che diceva armonia delle diversità, proprio per sottolineare tra le diversità anche le minoranze linguistiche che costituiscono la caratteristica e la peculiarità e che hanno permesso anche di avere l'autonomia e di essere regione a statuto speciale. In particolare in regione Friuli Venezia Giulia, come è stato ricordato, parliamo di minoranza linguistica del friulano, ma in realtà sarebbe maggioritario, perché si parla di circa tra i 400 e i 600 mila parlanti e coloro che anche capiscono il friulano, oltre che lo parlano naturalmente. Quindi non posso che fare innanzitutto i complimenti al presidente Zanon, al suo staff, ad Antonio, in rappresentanza del Friuli orientale, della parte goriziana naturalmente, al direttore artistico, che qui non c'è, Somaglino, che ha tradotto naturalmente in pratica quelli che sono stati poi gli spettacoli a cartellone, gli eventi. Se ho contato bene mentre voi parlavate, mi pare che si parli di qualcosa come 14 spettacoli, più i concerti, più gli incontri a tema, quindi un panorama molto ricco. È stato ricordato che avete invitato compagnie teatrali, amici che rappresentano il catalano, l'albanese, lo sloveno, il croato per quanto riguarda le minoranze in Italia linguistiche, il friulano naturalmente, il sardo se non vado errato, quindi sicuramente l'albanese, quindi sicuramente un panorama molto ricco. È stato ricordato anche dal Presidente, ed è giusto ribadirlo e sottolinearlo, che in Europa si parla di circa tra gli 80 e le 130, se mi ricordo a memoria, lingue minoritarie riconosciute, che costituiscono, come ha ben ricordato, 50 milioni di persone che parlano lingue minoritarie, sono circa il 15% della popolazione europea, vado così a ricordo. E questo vuol dire che l'identità non è sicuramente l'identità per quanto riguarda gli appartenenti naturalmente alle minoranze linguistiche, non è un disvalore, anzi è un valore aggiunto per creare quell'armonia delle diversità, quindi riprendo quello slogan che costituisce anche l'Europa dei popoli, l'Europa multilinguistica. E realizzare questo progetto che, come ha ricordato anche la dottoressa Battello, si prefigge di essere non un qualcosa di estemporaneo, ma un qualcosa che duri nel tempo, magari a cadenza biennale, se mi ricordo bene si era detto, è sicuramente uno degli obiettivi che come Regione Friuli Venezia Giulia, almeno fin tanto che saremo ad amministrare l'attuale amministrazione, si prefigge di naturalmente supportare e continuare a valorizzare sempre più, perché è sicuramente un elemento caratterizzante, un elemento che valorizza il nostro territorio regionale e un elemento su cui si fondano le radici della nostra civiltà e della nostra comunità. Quindi io non posso che farvi i complimenti, essere al vostro fianco, e auguro buon lavoro e auguro naturalmente che questo festival teatrale, così come Lingue Mundi, ripeto, che partirà questa sera, questo fine settimana a Cormons, sia il preludio di un progetto, ripeto, duraturo e di sicuro successo, che non può che dare lustro naturalmente al nostro territorio e alla nostra comunità. Grazie. Grazie davvero. C'è qualche domanda?
Sì, la conferenza di Cardini finale, Sì. quando è? Il 21 dicembre, credo sia una domenica se non ricordo male. Dove? Qui a Gorizia, adesso dico, all'Auditorium della Cultura Friulana alle ore 17. E chiude il festival. Sì, praticamente chiude il festival. Conferenza su cosa? La contea di Gorizia. E i conti di Gorizia. Sì, tutto ciò che è legato un po' a questa realtà storica importantissima, importante a livello europeo, attenzione, perché stiamo parlando di Patriarcato di Aquileia, Contea di Gorizia, stiamo parlando di realtà che hanno condizionato la storia d'Europa per secoli. Per secoli, naturalmente. Se voi andate a sfogliare un qualunque testo di storia delle scuole primarie e secondarie non troverete nulla. Sottovalutato. E voi è la totale mancanza della storia del Friuli all'interno dell'ordinamento scolastico nazionale ma anche regionale. Qui noi abbiamo avuto delle realtà che dall'anno 1000, per dire la verità anche un po' prima, dalla caduta del Regno Longobardo fino all'arrivo di Venezia, per quanto riguarda il resto del Friuli, Gorizia ha una storia che continua in maniera un po' diversa, ma per quasi mezzo millennio sono accaduti fatti di importanza storica mondiale, europea, e sui libri di storia non se ne parla. Io questa cosa la definisco una ingiustizia, perché per i ragazzi, per i nostri ragazzi, è importante conoscere le proprie radici. Allora, perché accanto al Granducato di Toscana, al Ducato di Modena e Piacenza, a quello di Ferrara, così, non si inserisce finalmente ciò che è accaduto qui dal 1000 a quasi 1500? È da anni che io lo chiedo. La storia anche noi. No, ma non è che non ci sono stati, per l'amor di Dio, Bisogna valorizzare. è una questione di sensibilità, no? Lei sa che se si sensibilizza una cosa si desensibilizza un'altra. Va bene, E allora quindi sì, se si no, deve cambiare qualcosa, molto probabilmente si tira via spazio a certo, qualcun altro. Bisogna aggiungere qualcosa agli attuali libri di testo, si capisce, ma senza togliere nulla. I genitori protestano perché diventano più Gorizia grandi. non è solo il Novecento, questo è il concetto. Allora forse Antonio, non devi dirlo qua, devi dirlo a chi stampa i libri. no, ma allora guardate, secondo me, sapete qual è Sto il facendo un problema? libro che pubblicherò. Sapete qual è il problema? E La sarà la soluzione di tutti probabilmente. Non credo proprio. La soluzione sarebbe molto semplice, no? È quella di una gestione per quanto riguarda l'istruzione regionale. Questa è la soluzione. Ci stiamo lavorando. Questa Molto successamente. Come? I concerti sono a pagamento? No. I concerti gratuiti? No. Concerti gratuiti. Non c'è nulla a pagamento qua. No. A parte gli spettacoli. Gli spettacoli. Solo gli spettacoli. Quindi spettacoli teatrali a pagamento. E tutto il resto gratis. Ma c'è scritto tutto anche nel file, quello di Boh. 2 pagine, c'è scritto tutto. Sì, beh, non ho dubbi, sì. Certo. Grazie. Ecco, Ma vorrei dire che i nazionalismi che sono nati nel Novecento hanno cancellato tutta la storia locale, perché è stata cancellata la storia locale, la storia goriziana della nostra terra, sia in Italia, sia in Jugoslavia, sia all'attuale Slovenia e se vai anche in Austria. Quindi noi non siamo esistiti per nessuno di questi popoli qui. Quindi anche per questo molte volte noi abbiamo superato queste difficoltà, abbiamo creato il Go 2025 grazie alle popolazioni locali che comunque hanno sempre vissuto assieme e non si sono mai fatte dividere da queste realtà esterne a Gorizia. Noi, la nostra storia purtroppo ha questo deficit, per il resto noi siamo sempre stati comunque, conosciamo la nostra storia, cerchiamo attraverso questi canali, tanto Fatto Stabile Friulano, ma anche i teatri sloveni o altre tipologie,
di salvaguardare quella che è la nostra cultura. Grazie a queste realtà noi conosciamo la nostra storia e anche il lavoro che ha fatto Antonio tutta la vita. Sì, io vorrei sottolineare questo aspetto qui, che qui non si tratta di andare contro nessuno e non si tratta di penalizzare nessuno, si tratta semplicemente, accanto all'esistente, di chiedere in maniera molto serena e tranquilla, no, che anche il Friuli, tutto il Friuli, da Sacile a Gorizia, no, possa avere la dovuta attenzione in mezza pagina di storia, ecco, tutto qua. Quindi non credo poi alla fine sia chissà che cosa, insomma, e non dovrebbe creare problemi a nessuno. Ecco, è una questione secondo me di sensibilità, di attenzione che purtroppo finora è mancata e certo certe cose poi cambiarle è un po' difficile per 1001 motivo, insomma, ecco. Quindi non è questo il contesto, insomma, ecco. Allora, io volevo aggiungere che per quanto riguarda qui il Goriziano, la zona Go25, come si vede molto bene, noi abbiamo già fatto l'inaugurazione martedì 30 con questa esperienza nuovissima fatta assieme all'ER, che è l'ente regionale teatrale, il quale in quell'occasione presentava il suo programma 2025-2026 e noi inauguravamo di fatto il nostro festival a Nuova Gorizia, ospiti del Teatro Nazionale Sloveno, e voglio sottolineare cos'è che abbiamo proposto. Abbiamo proposto Tragudia, il canto di Edipo, quindi un classico, no? del teatro, della drammaturgia, in lingua greco-salentina. C'era questa compagnia sarda, al cui interno c'era anche un americano, per dirvi, che sta portando in giro in Europa questo lavoro, e in Europa lo sta portando in giro utilizzando sempre e dovunque questa lingua che ormai parlano pochissimi. Ci sono delle isole linguistiche nel Salento e anche in Calabria, per dire la verità, ed è stato un successone, cioè il teatro era pieno di molta gente arrivata dal Friuli, ma anche di sloveni del luogo, e non c'è stato nessun problema di comprensione perché c'erano le traduzioni simultanee in sloveno e in italiano, e quindi è stata una cosa veramente di facile percezione. Ecco, questo ci ha permesso di creare un rapporto di collaborazione col Teatro Nazionale Sloveno di Nuova Gorizia, che stasera porterà a Udine, lo vedete sempre qui, no? Nel programma, un suo lavoro interessantissimo che parla di ciò che i confini hanno creato, delle persone, di alcune persone che hanno subito un po' queste divisioni, e anche qui naturalmente ci sarà la possibilità di avere la traduzione simultanea, naturalmente, perché loro se lo portano in sloveno e noi avremo modo di leggere la traduzione simultanea in italiano. E noi questa cosa abbiamo iniziato a farla già 2 anni fa con il Teatro Stabile Sloveno di Trieste e con i Sardi, la compagnia di Cagliari, e con questa compagnia dalla Frisia, che ricordo, la Frisia è la parte più a nord dell'Olanda. C'è questa minoranza che è piuttosto importante in realtà. Il frisone in Olanda è la seconda lingua ufficiale, e abbiamo avuto la fortuna di conoscerli tramite l'ambasciata olandese a Roma. Per un incontro fortuito è nata questa collaborazione e l'ambasciata si è fatta carico di aiutare questi loro operatori culturali a conoscerci, a venire qua, a conoscere anche l'università, l'Arle e altre realtà,
E noi come teatro abbiamo continuato questa collaborazione, siamo già stati ospiti su Infrisia. Ecco, questo è il percorso che vogliamo fare, insomma, creare sinergie, creare rapporti, creare relazioni e magari, Diego, no, insieme andare a bussare a Bruxelles, no, alla porta di questa Unione Europea per chiedere anche un piccolo aiuto, insomma, no? E dimostrare che insomma, non è solo l'Europa delle banche, dei grandi interessi, purtroppo negli ultimi tempi anche di qualcosa di molto più triste e pericoloso, ma vuole essere anche un'Europa che non dimentica le sue radici e che per questo salvaguardia e sostiene queste sue piccole, tra virgolette, piccole realtà che sono una parte essenziale di se stessa, insomma, dell'Europa stessa. Qualche altra domanda? A favore di chi guarda il video, dove si svolgono gli spettacoli? Perché non è stato detto. Grazie. Pippi. E la maggior parte degli spettacoli si terranno al Teatro Bratuš, a Gorizia comunque. Ecco, poi sempre a proposito di collaborazioni, io devo dire la verità. Noi abbiamo avuto la fortuna a Gorizia, veniamo no, dal Friuli udinese, Camillo Cusì, no? Ecco. Ma abbiamo avuto la fortuna di trovare, iniziando dal comune, dall'amministrazione comunale, fino a tutte le varie realtà associative, culturali, di qualunque appartenenza, anche le realtà culturali della minoranza slovena, insomma, no? Siamo a Bratuš, ma saremo anche a Kulturni Dom, porte aperte, sempre porte aperte, quindi non abbiamo mai avuto problemi di sorta, no? Che spesso qualcuno troppo facilmente dice, no? Cioè, oppure cavalca queste presunte rivalità tra Udine e Gorizia, tra Udine e Pordenone, ecco, noi per dire la verità con le nostre proposte e con i nostri progetti abbiamo sempre trovato massima disponibilità. Per questo devo ringraziare, caro Assessore, la città di Gorizia, veramente lo dico con tutto il cuore, perché se siamo riusciti a organizzare tutto questo, e vi assicuro che dietro c'è un lavorone anche dal punto di vista sociale, per contattare no, le varie realtà che prima Tony ha citato, sì, non è stato facile, ma è stato possibile perché nessuno ci ha mai detto di no. Non abbiamo mai riscontrato avversioni o difficoltà insormontabili. Ecco, quindi questo lo devo ricordare e ringrazio per questa richiesta perché mi permette di sottolineare questa cosa qui. Ma se posso aggiungere, Gorizia, tutto questo substrato culturale e multilinguistico c'è sempre stato. È un retaggio, se vogliamo, austriaco, ma anche il nostro comune è molto sensibile perché noi abbiamo in giunta 4 assessori che parlano tranquillamente friulano di madrelingua, ci sono diversi anche consiglieri che parlano anche sloveno, quindi non c'è questo problema. Abbiamo una consulta, il nostro comune l'aveva adottata immediatamente, la consulta per la tutela della lingua slovena, entro la fine dell'anno, quindi credo entro già verso la fine di questo mese faremo invece un tavolo permanente per la tutela della lingua friulana. Diciamo che su questo siamo in linea e su questa strada possiamo andare avanti proprio per sposare quello che abbiamo portato avanti anche quest'anno soprattutto. Grazie. Se non ci sono altre domande, il programma lo avete sentito e lo avete visto. Adesso lascio la parola per concludere, per portare i saluti in Marielenghe, in friulano, a Chipi Battello, alla dottoressa Battello. Perché non crediate che non sappia il friulano. Grazie a tutti e uspetiamo Gorizia. Bene, grazie. Grazie.